Allora Giulio, vedi? Abbiamo i nuovi microfoni, ma non abbiamo l'esatta certezza che vadano bene per vari problemi. Ce li hanno dati rotti. Ce li hanno dati rotti, ma riusciamo a registrare lo stesso. Ma perché siamo qui? Per i microfoni o... No, per qualcosa di ben più interessanti dei microfoni, con tutto il rispetto per DJI, che è una grande azienda. Esatto. Ma siamo qui per la prova di Watson Audio, un marchio che risulterà, penso, sconosciuto ai più, ma in realtà è un marchio che esiste da qualche anno, un marchio elvetico, che però solo recentemente è entrato nell'orbita di CH Precision, quindi insomma Mi levo il cappello. Un biglietto da visita più che adeguato. La produzione di Watson Audio è declinata in diverse linee, ma lo diciamo dopo. Questo nella fattispecie è il prodotto, se vogliamo, più completo. Questo è un DAC streamer e questo è il suo alimentatore esterno opzionale, Esatto. perché poi del suo lui esce con un alimentatore esterno switching più piccolino. Più piccolino, di tipo Ottimo. medico, molto bello. Andremo a vedere meglio tutti i dettagli tra poco. www.audio2g.it.com, tutti i social, Instagram, Twitter, LinkedIn, seguiteci anche lì, subscribe, campanella, tra poco, ciao! Ciao, sperando che si sia sentito qualcosa. Ciao! Ciao! Allora, tu hai detto una cosa molto interessante, cioè l'universo CH Precision. C'è da dire una cosa, Giulio. La prima cosa che vorrei dire è che in realtà la Watson Audio ha sempre fatto le schede streaming per la CH. Poi, in un secondo momento, Florian, che salutiamo e che è il titolare della CH e che conosciamo bene, ha deciso di comprarsela, di prendersela a sé. E tu volevi dire qualcosa sulla line-up? Volevo dire qualcosa sulla line-up. Dilla qua. Line-up che io ho incontrato, devo dire, diversi anni or sono, quindi insomma in epoca antecedente all'acquisizione a CH Precision, e ero rimasto molto colpito da un prodotto che secondo me ha una sua intelligenza, che si chiama Emerson, se non ricordo male, e che ha un'estetica sempre con questo angolo stondato, ma stiamo parlando molto di piccoli, piccolissimi oggettini grandi veramente così, che sono degli streamer. Ve ne sono due modelli, uno con l'uscita digitale e l'altro con l'uscita RCA. Con l'uscita RCA, esattamente, che aggiungono la funzionalità di streaming a, poniamo, un DAC che tale funzionalità non ce l'ha. Immaginate la scala MK2 che non è non ha la funzionalità di streaming, voi gli attaccate questo oggetto e questo oggetto entra subito nell'ecosistema Watson con la sua app o piuttosto via OPNP con JPlay o chi per lui, e quindi potete utilizzarlo per fare streaming. In questo caso qua invece l'oggetto è più ambizioso, perché oltre alla funzionalità di streaming c'è anche un DAC vero e proprio. Esattamente. Scusa, vogliamo concludere sì, la line-up di Watson, che credo che finisca con un amplificatore, giusto? Esattamente, un amplificatore in classe AB con alimentazione switching, Sì. compatto, un po' più grande di questo alimentatore, che ovviamente si abbina a questi due prodotti anche dal punto di vista estetico. Esteticamente ricordiamo che c'è una finitura nera, antracite scuro, e questa qua che è una sorta di grigetto chiaro. Devo dire, vista dal vivo mi piace abbastanza. Sì. Quell'antracite scuro però mi piace di più. Il prezzo non l'abbiamo detto, il prezzo del bundle è 7.500 euro, il prezzo dei pezzi singoli in questo momento non me lo ricordo, ma lo vedete in sovraimpressione, ok? Esatto. Bene, ovviamente pesa molto di più lo streamer Pre che l'alimentatore, che se non ricordo male costa intorno ai 2.500 euro, quindi il resto è per lo streamer DAC. Ok, allora, detto questo, è del tutto evidente che stiamo parlando di una fascia, quella col bollino verde, high-end, quindi se vi imbestialite quando sentite questi prezzi, amici come prima, schiacciate stop, guardatevi un altro video e siamo a posto così. E vi ringraziamo se non fate un commento assolutamente non gradito. Diciamo che questo oggetto qua, ad esempio, potrebbe essere paragonato, quantomeno comunque sta sulla stessa fascia,
del LIN che abbiamo recentemente provato. È un po' più economico, perché il LIN parte da intorno ai 10.000 euro, questo è 7.500, però insomma più o meno la fascia ecco, la fascia è quella dei prodotti che stanno nella ristretta cerchia, diciamo, della fascia molto alta. È l'ingresso dell'high-end. Allora, ingressi, a proposito ingressi, vai. Allora, ingressi, qui abbiamo un ingresso di rete network, evidentemente, che fa sì che l'oggetto venga visto dalla rete. Evidentemente la macchina è RUN compatibile, è compatibile UPnP, in questo momento infatti noi la stiamo utilizzando con JPlay, però abbiamo fatto anche dei test con RUN. E quindi da questo punto di vista funziona perfettamente e funziona anche con la modalità Tidal Connect e Qobuz Connect, quindi direttamente dalle app o di Tidal o di Qobuz lo vedete e fate lo stream. Bravo. Che va direttamente a lui. Ricordiamo sempre che sia Tidal Connect che Qobuz Connect non è il telefonino che trasmette, è il telefonino che dà indicazione alla macchina collegata al server di Qobuz o di Tidal di suonare una determinata traccia. E a proposito di questo, cade a fagiolo questo discorso, perché ingressi ha, oltre al network, ottico e coassiale, non c'è l'USB. Allora, mentre qualcuno potrebbe criticare questa scelta, noi ci stiamo accorgendo che sempre di più gli streamer puntano verso le connettività Connect, scusatemi la ripetizione, e quindi è totalmente inutile che ci sia attaccato qualcosa di logico. Secondo me la complicazione del PC separato che esce poi in USB per entrare dentro al DAC con la porta USB è giustificata, è giustificabile soltanto se siete dei cultori della materia, cioè io mi sono molto divertito a costruire quel server lì con le schede USB ed Ethernet della JCAT, con una RAM specifica, con un processore specifico, con un sistema operativo ritagliato su misura, ma insomma anche chi se ne frega. Oramai non ha più quasi senso di esistere, proprio perché queste funzionalità Connect tra l'altro ti danno anche proprio il software di streaming, quindi anche un software di streaming evoluto su una macchina, quando poi c'è già il software di Qobuz o Tidal, ha veramente sempre meno senso. Sì, secondo me è un po' così. Ecco. Poi detto questo, io non è che sto dicendo anche perché se no smentirei me stesso, non è che sto dicendo che un PC dedicato fatto come Dio comanda non sia una marcia in più, però ecco, richiede tanto impegno sia proprio di esborso di denari che anche di conoscenza. Bravissimo, e proprio su questo discorso della conoscenza brevemente vi dico che certi percorsi è meglio farli se uno ha una certa cultura informatica, perché se non ce l'hai è molto meglio che ti affidi a questi servizi Connect che sinceramente oggi come oggi garantiscono una qualità elevatissima. Perché altrimenti ti trovi in quella condizione che citavi poc'anzi, che schiacci play e non succede niente. Poi però devi essere in grado di fare il troubleshooting e capire quali dei tanti pezzettini non sta funzionando. Certo. Quindi insomma ecco, io non sarei negativo sulla soluzione radicale, lo ammetto, che hanno scelto questi signori di Watson Audio, ma con loro tanti altri, di non mettercela proprio l'USB. Benissimo, allora quindi gli ingressi, le uscite XLR, RCA, questo è un intrinsecamente bilanciato. Manopola del volume molto molto bella, poi state vedendo in overlay adesso questa scala di LED che vi fa vedere la progressione del volume, controllo del volume fatto in modo estremamente accurato, e poi la tanto amata uscita cuffia, quindi chi vuole lo può addirittura usare come DAC streamer desktop, perché leggo che è anche un eccellente amplificatore cuffia. Esattamente, esatto, potente, insomma è un gran bel amplificatore cuffia. Watson Audio mette a disposizione la sua app
quindi è un'app che sta sia sui dispositivi di Apple che su dispositivi Android. E qui ti correggo, perché siccome lui è molto Apple-like, io Apple-centrico. sono esatto a metà, l'applicativo Android fa solo la gestione della macchina, l'applicativo Apple invece fa da streaming. Sì, con l'applicativo Apple uno può andarsi a cercare un server che serva sotto UPnP, ad esempio lo state vedendo in overlay adesso, i due nostri server minim server, e quindi le solite funzionalità, cerca per autore, navigazione, play, pausa, tutto quello che volete. Altresì, appunto, le varie funzionalità Connect di cui abbiamo detto poc'anzi. Quindi con l'applicazione Watson la macchina è già in grado di suonare. Dopodiché, poi se invece la volete utilizzare con Roon, lo state vedendo in overlay, eccola lì che con funziona perfettamente. Molto bene, allora vogliamo andare allo sventramento o ci siamo dimenticati? No, aspetta, ci siamo dimenticati di una cosa interessante, perché l'alimentatore è dotato sia di un cavo mini XLR a 2 poli che di un cavo in più da mini XLR a connettore da 2,5 mm che può alimentare un altro device a 5 volt. Sì. E quindi diciamo è un alimentatore universale. Universale, tra Esatto. virgolette. Va bene, vogliamo andare a sventrare? Io direi di sì. Va bene, ciao, a tra poco, ciao. Ciao. Allora, vediamo prima di tutto la costruzione metallica, siderurgica di questi due contenitori. Lascio a te il piacere e la cortesia di descriverli. Beh, è la solita perfetta lavorazione di blocco di alluminio scavato dal pieno, la vediamo qua, e qui nell'alimentatore c'è questo bel setto centrale di separazione. Che è quasi un 8. Sì, beh, insomma, è veramente molto molto grande, tra la parte dell'alimentatore switching vero e proprio, eccolo qui, e poi attraverso questo piccolo scasso passano i cavi che portano invece la corrente alla scheda di alimentazione. E non a caso infatti poi l'uscita che abbiamo qui, fai vedere il cavetto, questo è quello standard che da con una uscita parte 2,5. esatto, e questo invece è quello apposta per il Madison Streamer, Esattamente. che è mini XLR 2 poli. Mini XLR 2 poli. Bellissimi i connettori con la sicurezza che devi tirare indietro e inserire, molto molto belli. Va bene. Molto professional. Allora andiamo all'alimentatore così vediamo dentro come è fatto. Alimentatore switching della Traco Power, assorbe 0,8 A al massimo dalla corrente 100-240 alternata e eroga 9 volt a 3,3 A. Qua c'è il filtro, c'è la cella di filtro per l'ingresso, fatto bene, fatto con grande cura. Ponticello che porta la tensione, come abbiamo visto, da 9 volt all'interno di questa scheda di stabilizzazione, che è una scheda di stabilizzazione analogica, quindi di switching questa non ha assolutamente nulla. Entra infatti a 9 volt e esce a 5 volt. Capacità di filtro, ce ne sono 2, 4, 6, 8 da 2200 microfarad. Quei due sono dei transistor di stabilizzazione 1 e 2. Quelli che stanno attaccati al fondello dell'apparecchio. Esatto, che fa anche ovviamente da dissipatore. Esatto. E poi qui abbiamo l'uscita su mini XLR 2 poli. Ottimamente. Quindi molto molto robusto con un bel coperchio. Ma andiamo adesso al Watson Audio Madison Streamer. Ok. Come vedete ho smontato un bel po', questa è la scheda di streaming vera e propria, che è la scheda che è contenuta anche all'interno degli streamer più piccoli, che sono i Madison. Gli Emerson, scusate, gli Emerson. Vediamo poi, Giulio, e qui ci sarà poi da discuterne in fase d'ascolto, i due chip VM8742, che sono dei chip in configurazione doppio differenziale, quindi questi sono i chip di decodifica da digitale ad analogico. Quindi chipset DAC. Esattamente. Poi abbiamo
un DSP della Shark che serve anche per gestire il volume, che è un volume a 64 bit con step da 0,5 dB, quindi estremamente granulare come controllo del volume. E vediamo poi le sezioni di alimentazione, che sono una che è questa qui, e questo è il suo stabilizzatore, eccolo qua, e le altre due che sono queste. Queste due fanno la tensione duale delle uscite e quindi dei circuiti in bassa frequenza, mentre invece questo fa il 5 volt che serve per alimentare tutta la parte logica. Non vedo, perché sono forse particolarmente piccoli, siamo abituati a dei quarzi molto piccoli, appunto i due quarzi che generano le due frequenze. A meno che non siano questi schermati 24M, potrebbero 22M. essere dentro, ci potrebbero essere i due clock. Vediamo poi i circuiti analogici, che sono dei circuiti fatti con i transistor. Vedete questi piccolissimi puntini neri con 3 uscite? Questi sono i transistor che servono proprio per fare le uscite sia XLR che RCA separate. Ci concentriamo poi sull'amplificatore per la cuffia, eccolo qua, anch'esso dual mono. Questi sono i due chip che servono per amplificare il canale sinistro e il canale destro. E poi, Giulio, vorrei che tu ti dilungassi un po' su questo bellissimo castelletto in alluminio che serve per la manovra del volume. Beh sì, questa qui serve sostanzialmente a tenere in posizione l'encoder rotativo del volume, che è questo qui. Questo poi è anche appunto un push button, giustamente. Possiamo far vedere il pannello posteriore, anche se ovviamente qui bisognerebbe rimontare. Non rimontiamo, appuntiamo solamente. Questo è il DC in network, ovviamente questo non ha né Bluetooth né Wi-Fi, ottico coassiale e le uscite XLR e RCA. Va bene, allora adesso rimonto e poi all'ascolto ci saranno molte interessanti considerazioni da fare. Ciao, allora, posso dire subito una cosa? Vai. Cirrus Logic 8742. Oddio, siamo ritornati allo sventramento. Ma perché siamo tornati allo sventramento? Per un motivo. Perché mentre adesso si rincorre il chipset Sabre o la Sakika 6, che sono di ultimissima generazione, questo streamer DAC utilizza dei chip Wolfson, Cirrus Logic 8742, che sono un po' datati perché sono del 2020 circa. Sì. Non è l'unico che va a pescare Cirrus Logic per fare questo tipo di lavoro. Ma dove voglio andare a parare? Dove vuoi andare a parare? Voglio andare a parare che, siccome poi sentirete le note di ascolto che sono estremamente positive, uguale il chip che c'è dentro non caratterizza per forza il suono. Non è che siccome c'è un chip di ultimissima generazione va bene, se c'è un chip un po' più anziano non meno va bene. Ecco. Quindi questa è un'ulteriore dimostrazione del fatto che bisogna stare molto attenti a che cosa c'è, quali sono gli strilli di marketing e quale poi è effettivamente il reale valore dell'oggetto. Sì, ma poi lo abbiamo detto tante volte e io è una cosa di cui sono assolutamente convinto. Il chipset che fa la conversione è uno degli elementi che fanno il suono del DAC, perché poi ce ne sono veramente tanti altri. Quindi qui sicuramente abbiamo a che fare con dei progettisti molto capaci che probabilmente hanno capito che per loro il Cirrus Logic era l'oggetto che meglio andava nell'architettura generale del loro progetto. C'è anche da dire un'altra cosa: dal momento che si tratta di un DAC decisamente, di uno streamer DAC decisamente costoso, non è che si sono posti il problema che l'uno costa 1 euro, 2 euro, 5 euro più dell'altro, perché tanto comunque è
talmente elevato il costo di vendita dell'oggetto finale che alla produzione la differenza di costo fra il chip A e il chip B è assolutamente trascurabile, quindi di sicuro non è una considerazione di tipo risparmio, Esatto. ma è una considerazione di architettura di sistema finalizzata all'ottenimento di un suono. E quindi uguale, perdo tantissimo tempo a ottimizzare il prodotto e a trovare quindi il componente che meglio fa alle mie esigenze di suono. Certo. No, che è un po' quello che abbiamo visto anche in quel bel video che ha avuto successo sui condensatori, nel quale abbiamo chiaramente dimostrato che c'è una differenza di suono, ma soprattutto ti devi mettere lì a sentirla, perché se metti il componente sicuramente male non va. Ben altra cosa è metterti a sperimentare e a capire qual è il componente migliore per te e all'interno di quel progetto, perché tu quella volta giustamente hai sottolineato quanto poi sia l'ecosistema a stabilire il suono e non solo il componente in quanto tale. No, assolutamente. Quindi l'accoppiata è un'accoppiata estremamente convincente, ma anche il solo streamer con il suo alimentatore, che è un alimentatore Meanwell di grado medicale, Sì. si vede già anche solo guardandolo da lontano che non è un alimentatore normale, già così è un prodotto estremamente convincente. Ovviamente se poi ci abbiniamo il suo alimentatore diventa ancora più convincente, ma questa è una cosa che eventualmente si può anche fare dopo, non è che si comprano per forza insieme. Vai, parlaci un po' del suono, Giulio, vai. Allora, l'ascolto di questi Watson è avvenuto all'interno della stessa catena che avevamo utilizzato per l'ascolto del Lean Climax Select DSM. E quindi l'amplificazione è Vitus, RI 101 MK2 e i diffusori Martin Parker Trio. Quindi stiamo parlando di una catena di un certo impegno economico evidentemente, ma anche di alto livello, quindi una catena estremamente rivelatrice. Però ci siamo sentiti di fare la prova in questa maniera qua perché obiettivamente il sistema Watson Audio è un sistema di fascia alta e quindi ci premeva metterlo alla prova con un sistema che ne riuscisse a rivelare pregi ed eventuali difetti che francamente non ne sono comparsi, ma adesso articolo meglio il mio pensiero. Allora, divido la disamina in due parti. Suono puro. È un suono che è molto diverso, ad esempio, da quello del Lean. Sì. Perché laddove il Lean punta su aspetto emotivo, sul solleticare l'emotività dell'ascoltatore, il Watson è tendenzialmente più distaccato, più freddo, più analitico, più preciso, certe volte al limite del quasi eccessivo, però è pur vero che in determinati tipi di ascolto, ad esempio quelli che ormai mi ritrovo a fare prevalentemente, cioè di musica classica, poter entrare nella trama sonora dello strumento acustico in maniera così precisa, così dettagliata come fa questo Watson è effettivamente una cosa molto, molto emozionante. Quindi immaginatevi un suono non diafano, non sovraesposto, ma un suono molto preciso, molto puntiglioso, che non privilegia niente, che non privilegia un estremo piuttosto che un altro, ma tutto è trattato allo stesso maniera. Focalizzazione a livelli pazzeschi, quindi veramente il singolo elemento è messo a fuoco proprio come con la macchina fotografica che ho qui davanti a me, e uno stage molto ampio, molto convincente, molto profondo e articolato. Ora parlo di stage, penso di poterlo dire, perché dal momento che con lo stesso amplificatore, con gli stessi diffusori, con gli stessi cablaggi abbiamo assistito a differenti comportamenti
in termini di ampiezza e profondità della scena, e qualche cosa evidentemente la sorgente ce lo mette. Anche perché, Giulio, questo è stato uno dei rari casi nei quali abbiamo potuto alla fine ascoltare 3 DAC importanti diversi, perché il Chord Dave è Lo dimenticavo. il Lean, e questo significa aver messo Sì. alla prova 3 voci completamente diverse completamente fra di loro. differenti. E qui viene un po' anche la filosofia di Lean, forse, di dire la sorgente è la cosa più importante, Certo. perché qui a parità di amplificatore e casse abbiamo effettivamente realizzato 3 ascolti diversi. Quando tu descrivevi l'ascolto di questo Watson, a me è sembrato di sentire la descrizione di un'elettronica CH. Sì. Perché poi se ci fai caso, questi, lo abbiamo già detto, fanno parte del mondo CH, e non potrebbe essere diversamente, perché è esattamente il suono delle elettroniche CH bellissime. Peraltro io avevo lasciato fuori dal mio discorso il Chord Dave, però se dovessi dire in che direzione va il Madison, va più nella direzione del Chord Dave che non del Climax, assolutamente. E azzarderei ancora una sonorità completamente differente, è quella dell'Aqua alla Scala, completamente differente, sì. Però quello è un R2R con determinate caratteristiche. Stiamo parlando a parità di tutto il resto, quindi la sorgente 3 DAC, di 3 suoni fondamentalmente diversi. Sì, completamente diversi. Una parola voglio spendere riguardo al fattore di forma, perché senza dubbio è un fattore di forma particolare, estremamente particolare. Sì. Certo è, guardandolo mi è venuto subito in mente il fatto che una scheda streamer è molto piccola, e altrettanto una scheda DAC mediamente è piccola. Sì. Quindi poi fare contenitori grandi serve più ad avere l'occhio del 43 cm, che poi è una reale esigenza. Allora, io su questa cosa ci ho riflettuto tanto, perché uno potrebbe dire sì, questo oggetto è veramente talmente essenziale, talmente minimal, che forse è un po' troppo. Però, obiettivamente, qui ci sono 3 ingressi e ognuno è segnalato sul pannello frontale con il suo LED. A seconda dell'ingresso che si sta utilizzando si accende il LED. Se si utilizza la manopola del volume, quindi lo si utilizza come preamplificatore, come controllo di volume, i LED danno conto di quanto alto o basso è il volume. Basta, che altro ci deve essere? Ci deve essere eventualmente, dal momento che si tratta di uno streamer, la traccia che si sta ascoltando, però poi l'abbiamo detto tante volte, io l'ho detto tante volte, la mia posizione è tra un display piccolo che io debbo leggere da lontano, oramai ci vedo relativamente poco, e quello che vedo sull'iPad o sul telefono che ho qui appoggiato sulle gambe, preferisco questo. Quindi a quel punto non ha neanche più senso che ci sia un display a bordo. È vero, sembrano degli oggetti piuttosto minimi, però è anche vero che la funzionalità quella è. Sì, è questo, sì. Né più né meno. Dal punto di vista dell'ascolto io sono completamente d'accordo con Giulio, completamente, e non è che ci troviamo sempre d'accordo, ecco. È una macchina con la quale ascoltare certi tipi di musica, in particolare, come ha detto Giulio, musica classica, è davvero emozionante, perché tu ti puoi concentrare sul singolo strumento come su tutto l'ensemble, e ti dà una sensazione proprio di ascolto pieno e totale, quasi come se fossi, ecco, davanti ai musicisti che suonano per te. Quindi a me ha dato questa sensazione. Non disdegna assolutamente musica rock, musica classica, scusate, musica pop, scende in basso davvero molto bene, con un registro grave emozionante, medi bellissimi, alti bellissimi, ma la sensazione di spingere la dà veramente tanto. A me è più... Sì, dimmi. No, allora, interrompimi, sì. Il pensiero è che io avrei veramente tanta voglia di ascoltare
uno degli Emerson. Sì, sì, ma lo faremo Poi sicuramente. sto dicendo una bugia grossa come una casa, nel senso che io li ho ascoltati, li ho avuti anche qui diversi anni fa, credo poco dopo il Covid o qualcosa del genere, e io quello trovo che sia un prodotto geniale, cioè avere la possibilità di mettere la funzionalità di streaming a un DAC magari di eccellente fattura, ma con qualche annetto sulle spalle, ma che ancora può abbondantemente dire la sua, secondo me è un piccolo colpo di genio. Certo, che poi se ne sono accorti già alcuni cinesi che infatti mettono l'ingresso Ethernet ai loro DAC, la Gustard lo fa, la compatibilità Qobuz Connect e Tidal Connect, chiuso. E quindi ti hanno dato l'ingresso Ethernet, ti hanno dato la compatibilità con i servizi di streaming e non c'è bisogno dello streamer a bordo, certo. E quindi hanno già risolto il problema. Il Madison fa esattamente questo. L'Emerson, scusami, quindi stessa identica scheda interna, ma ovviamente senza tutto il DAC e il resto. E tra l'altro si può teoricamente anche alimentare con questo alimentatore. Va bene, allora speriamo che la prova vi sia piaciuta. www.audiodg.it o .com. Vi chiediamo di andare anche sui social, Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, ce li abbiamo tutti, lì abbiamo bisogno un po' di follower, come del resto Giulio, le iscrizioni si sono un pochino fermate, quindi se per caso voi che so che guardate i video ma non vi iscrivete, per cortesia iscrivetevi perché ci date una grossa mano. Ciao. Ciao.